Ciao, io sono Valeria. Benvenuti o bentornati in un nuovo video. Celebrate i vostri piccoli e grandi traguardi? Spesso diamo per scontato un obiettivo raggiunto, grande o piccolo che sia. Ci diciamo, ok, e andiamo avanti. L'ho fatto sempre anch'io, per timore di passare per una persona che si vanta. Con il tempo, invece, ho capito che ogni piccolo traguardo raggiunto nella propria vita merita di essere celebrato, perché rappresenta un importante mattone che costruisce il nostro percorso personale. Il video di oggi è molto importante per me, infatti ho ben 2 traguardi raggiunti che voglio celebrare e voglio farlo insieme a voi. Proprio questo che state vedendo è il mio 500° video sul canale. Non posso crederci, ho aperto il canale nel 2012 e grazie al vostro supporto e al vostro affetto sono cresciuta tantissimo ed oggi sono qui per festeggiare questo primo bel traguardo insieme a voi. Quindi ci tengo davvero a dirvi grazie. Grazie per aver permesso al mio sogno di creare un canale in Italia interamente dedicato alla cucina vegana di diventare realtà. Ma c'è anche un altro importante traguardo personale che ho raggiunto e che vorrei condividere con voi. Infatti, il 20 luglio del 2011 presi l'importante decisione di effettuare il passaggio da vegetariana a vegana. Ebbene sì, da quel giorno sono trascorsi ben 13 anni e non potrei essere più felice. Sono stati anni fatti di scoperta, apprendimento, sperimentazione, errori e successi. Ecco perché ho pensato di attingere alla mia esperienza personale per condividere con voi la ricetta che vedete scorrere nelle immagini e 10 consigli per diventare o essere vegan e restarlo senza commettere errori. La ricetta che vedrete rappresenta quello che per me è il tipico piatto di questa meravigliosa, nutriente e colorata alimentazione. Ed è la tipologia di piatto unico che amo e che consumo quasi ogni giorno. Una quinoa bowl con verdure e bocconcini di tofu. Qui la vedremo in una versione estiva, fresca e veloce. Non sarà spiegata a voce, ma non temete, troverete la ricetta scritta nel box informazioni. Ma partiamo subito con le 10 cose che avrei voluto sapere prima di diventare vegana. 1. Non stressarsi se non si riesce a diventare subito 100% vegani. C'è chi passa da un'alimentazione tradizionale ad una vegana da un giorno all'altro. Per me non è stato così. Già nel passaggio da onnivora a vegetariana ho fatto tutto a piccoli passi. Poco alla volta ho sostituito i cibi di origine animale con quelli vegetali, fino a diventare vegana. Il consiglio che mi sento di darvi è proprio di fare le cose poco alla volta, per dare il tempo sia al corpo che alla mente di abituarsi ad un nuovo regime alimentare. Per cui non mettetevi pressione e non stressatevi se non riuscite a diventare subito 100% vegani. Ascoltate voi stessi e tutto andrà bene. 2. Avere un rapporto ossessivo con il cibo. Questo si collega in parte al punto precedente. Infatti, all'inizio del mio percorso sono stata assalita dal mio senso di perfezionismo estremo. Mangiavo super pulito, tanto cibo crudo, tanta frutta e verdura, evitando fritti, prodotti da forno e cibo confezionato con più di 5 ingredienti nella lista. Tutto questo potrebbe sembrare sano, invece avevo sviluppato una vera ossessione per il cibo pulito, che non mi faceva stare bene né fisicamente né psicologicamente. Quindi il messaggio è: mangiate sano, ma godetevi i pasti senza essere ossessionati dal cibo o dal fatto che possa farci male. 3. Volere per forza ricercare i sapori della tradizione o della propria infanzia veganizzando tutto. Andare alla ricerca di sapori familiari e piacevoli è del tutto normale all'inizio.
Ma anche qui non deve diventare né un'ossessione né una forzatura, perché il rischio è quello di basare la propria alimentazione su cibi processati, industriali e poco salutari. Non rimanete ancorati al passato, fatene tesoro perché sarà sempre una parte di voi, ma aprite sempre la mente. Sperimentate nuovi sapori, cibi ed accostamenti. Questo vi alleggerirà il cammino, vi arricchirà e vi appagherà maggiormente, credetemi. 4. Consumare troppe fibre e cibi integrali. Questo è un errore comunissimo in chi segue un'alimentazione a base vegetale. Le linee guida del CREA suggeriscono di consumare più frutta e verdura, più cereali integrali e più legumi, il che è verissimo, ma è riferito a chi segue una tipica alimentazione italiana composta principalmente da cibo animale, ricco di grassi saturi e povero di fibre. Chi segue un'alimentazione vegetale già consuma naturalmente un buon apporto di fibre quotidiane. Fibre che se consumate in eccesso possono dare problemi come gas, gonfiore e malessere generale, soprattutto in soggetti che, come me, soffrono di patologie gastrointestinali. Le troppe fibre stavano letteralmente uccidendo il mio intestino e se lo avessi saputo prima sarei stata più attenta. Per cui fibre e cibo integrale sì, ma con moderazione. Il cibo raffinato non è il male. Come sempre ci vuole equilibrio. 5. I cibi processati non sono il demonio. Come detto prima, all'inizio ero ossessionata dal cibo sano, ma con il tempo e l'esperienza ho capito che sporcare un po' la propria alimentazione non ci deve far sentire meno sani o sbagliati. Un giusto equilibrio è rappresentato dalla regola dell'80-20. 80% cibo sano, integrale, fresco e nutriente e il 20% cibo più processato, come finta carne, formaggi vegetali, prodotti da forno, gelati, eccetera per intenderci. Personalmente la sporco ancora meno, intorno al 10%. L'importante è avere equilibrio e non far pendere l'ago della bilancia né da una parte né dall'altra. Godetevi il cibo con serenità e se mangiate un cibo processato quando uscite con gli amici non fatevene un problema. 6. I legumi non sono sufficienti fonti proteiche. Questo punto so che susciterà molte polemiche, ma consumare unicamente legumi non basta per avere un fabbisogno proteico vegetale adeguato e completo. Non lo dico io, ma lo dice la scienza. Vi lascio dei link informativi nel box informazioni. I legumi sono un cibo eccezionale e nutriente, ma sono anche ricchi di carboidrati e calorie e consumarne troppi significa aumentare di peso ed avere problemi di gonfiore addominale, meteorismo e gas. All'inizio introduceteli con moderazione, meglio se decorticati, ed alternateli ad altri cibi proteici come tofu, tempeh, seitan e soia testorizzata. No, non sono cibi processati come molti credono. 7. Prendere degli integratori non rende questa alimentazione poco sana. Come tutti ormai sappiamo, integrare la vitamina B12 in un'alimentazione a base vegetale è essenziale per restare in salute ed evitare stanchezza, depressione e problemi neurologici. Prenderla solo da cibi fortificati non è sufficiente. Non siate testardi e non ostinatevi nel non volerla prendere. Inoltre, questa potrebbe non essere l'unica vitamina da integrare in questo tipo di alimentazione. Per esempio, anche gli acidi grassi essenziali omega 3 sono fondamentali per la salute e prenderli solo dai semi non è una garanzia. Il fatto di dover prendere integratori non rende questa alimentazione meno sana o inutile. Non ascoltate chi dice il contrario. La compassione verso gli altri esseri viventi e il benessere psicofisico derivato da un'alimentazione vegetale valgono molto di più di una piccola e semplice pillola da ingerire. 8. Pianificare i pasti e cucinare il cibo in anticipo. Io amo cucinare, e lo sapete, ma non tutti amano farlo, lo so. Però ci tengo davvero a farvi capire che pianificare in anticipo i pasti per la settimana, scrivendo un vero e proprio menù e cucinare quante più basi possibili come verdure, cereali e salse è davvero un grande aiuto per chi segue questo tipo di alimentazione. L'organizzazione in cucina è fondamentale e vi aiuterà non solo a non ricorrere sempre al cibo pronto e poco sano, ma soprattutto a non abbandonare questo tipo di alimentazione perché è troppo complicata. Questo è un argomento a cui tengo molto e se volete possiamo parlarne in un prossimo video.
Fatemi sapere nei commenti se vi può interessare approfondirlo. 9. Smettere di preoccuparsi del giudizio altrui. Questo punto non riguarda il cibo, ma il rapporto con il resto del mondo. Nei miei 13 anni da vegana ne ho sentita di ogni. Gente che ti attacca, gente che ti tira fuori le teorie più strane e arcaiche o che ipotizza gli scenari apocalittici più improbabili. Avete presente, vero? Beh, ad oggi posso dire di essermi liberata dal giudizio degli altri e da quell'innato senso di giustizia e di informazione non richiesta che c'era dentro di me. 10. Sentirsi isolati. All'inizio il mio percorso non è stato facile, mi sono sentita spesso sola e spaesata, ma soprattutto isolata dal resto della società. All'inizio è normale, ma non preoccupatevi. Non rimanete con le persone che non la pensano con voi solo per solitudine. Circondatevi di persone che hanno i vostri stessi valori e con cui potete condividere questo meraviglioso percorso. Seguire questo canale è un ottimo modo per rimanere connessi e sentirsi meno isolati. Questi erano i miei 10 consigli da 13 anni da vegana. Spero davvero che questo video vi sia piaciuto e che possa aiutarvi a seguire o proseguire il vostro percorso vegan. Grazie per aver trascorso del tempo con me.